Acquisti manga e non solo di marzo 2025. Questo è il nostro appuntamento mensile che non manca mai, in cui vi mostro tutto ciò che ho comprato, ve ne parlo, vediamo se sono riuscita a leggere tutto quello che ho comprato, che è il mio obiettivo primario ogni mese, però vediamo anche le mie letture, ovvero tutto ciò che non ho comprato questo mese, ma avevo già accumulato in passato, ma ho letto questo mese. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io sono Elisa, leggo manga e su questo canale ve ne parlo, ma leggo anche fumetti e leggo anche cose varie di Star Wars. E da qualche mese a questa parte nei video acquisti c'è sempre almeno un qualcosina di Star Wars. Anche in questo caso abbiamo qualcosa di Star Wars, si tratta delle letture, quelle con cui partiamo, perché il mio ordine, come sempre, è prima le letture, poi vediamo tutti gli acquisti del mese, vi parlo di ciò che ho letto, ma per quanto riguarda gli acquisti partiamo da ciò che non è manga, in questo caso ben 3 manhwa, e poi tutti i manga, che sono la maggior parte delle cose che ho da mostrarvi. Non saranno in ordine di target, di genere, di casa editrice, ma in ordine di come mi capitano per le mani. L'unico ordine che rispetterò è quello che vi ho appena detto. E vi chiedo scusa se mi sentite un po' strana, ma a quanto pare da oggi ho il raffreddore, quindi proprio preciso, perfetto oggi che dovevo registrare sono raffreddata. Per tirare le somme del mese fatemi dire sin da subito che sono abbastanza soddisfatta per come sono andate le cose, nel senso che non ho comprato tantissimi volumi, però 3 sono manhwa e i manhwa costano di più. E un manga è pure in un formato bello grosso, e anche quello costa di più, quindi non volevo esagerare. A maggio c'è anche una fiera, c'è il Milano Comics, a cui io non mancherò, come sempre il sabato lo girerò con le mie amiche sin dal mattino e la domenica sarò fissa allo stand di Comics Addiction, la fumetteria dove lavoro, e sarò lì allo stand appunto a lavorare tutto il giorno, quindi c'è la fiera, ci saranno grossi acquisti, mi sono ordinata della roba in fumetteria che arriverà a maggio o a fine maggio, insomma, vabbè, roba costosa, ne parleremo quando sarà il momento. Mi rendo conto che il disastro dietro l'angolo, insomma. Per quanto riguarda questo mese, comunque ho letto tutto quello che ho comprato e ciò giustifica, dà valore alla spesa. Per quanto mi riguarda, per qual è l'obiettivo che io mi impongo ogni mese, come ormai saprete, per non tornare ad accumulare tantissime cose che poi mi mettono ansia a vederle lì, non sono lette e chissà quando riuscirò a leggerle. Non volendo più arrivare a quel punto a cui ero in passato, adesso sto cercando di leggere tutto quello che compro, come saprete. Ciò che in realtà non mi rende del tutto soddisfatta era un altro obiettivo che mi ero posta io per questo mese, ovvero inizio una serie di romanzi e li voglio finire questo mese. Ciao, ne ho lasciato uno, vorrei dire a metà, ma non è vero, quasi a metà. E lo finirò per forza in questi giorni e lo vedrete nel prossimo video acquisti letture. Perché non esiste che io me lo trascini oltre e il motivo è che è gigantesco. Vabbè, comunque, dato che partiamo con le letture e nelle letture ho soltanto 2 cose, che sono 2 romanzi di Star Wars, ve ne parlo subitissimo, bando alle ciance, iniziamo. Come forse saprete, nel video acquisti scorso io vi ho mostrato la trilogia di Tron in versione fumetti, perché finalmente mi sono decisa a leggerli. I romanzi li avevo già letti tanti anni fa, li avevo amati, ma uno dei motivi per cui io ho letto quei fumetti è anche perché mi ero decisa che dopo avrei letto il seguito, che è un romanzo. Non so se ci ha mai fatto un fumetto, mi interessa relativamente il recupero. In realtà avevo qui i romanzi da un bel po', volevo finalmente dire è il momento, leggiamoli. Quindi, avendo letto la trilogia di Tron, che è una storia non canonica di Star Wars ambientata dopo episodio 6, finalmente ho potuto approcciarmi al seguito, ovvero la serie in 2 volumi La mano di Tron, leggendo Spettro del passato, innanzitutto, che è un libro di quasi 400 pagine, di Timothy Zahn. La grandezza un po' è come quella dei romanzi della trilogia di Tron, ed è una storia che ha inizio 10 anni dopo la fine della trilogia di Tron. Ora ve ne parlo un po' meglio.
tenete presente che appunto è una storia non canonica, però la trilogia di Tron è spettacolare e quindi ero molto curiosa di leggere anche il seguito, anche domandandomi cosa avesse tirato fuori l'autore per il seguito di un'opera del genere con quello che è il suo finale. Quindi, insomma, ho letto Lo spettro del passato, il primo romanzo in cui abbiamo questa immagine che chiaramente richiama alla nostra memoria proprio Tron, e poi ho iniziato Visione del futuro, che invece molto spesso sono 700 qualcosa, 720 pagine tipo, e non sono neanche a metà. E quindi, però, bello. Poi avrò finito la serie e tra l'altro questa copertina devo ancora capire a cosa si riferisce perché non l'ho letta tutta. Per ora, forse, questo pianeta che vediamo sotto, questo pianeta qui forse è Camas, o forse deve succedere ancora qualcosa che non ho letto. Vabbè, vedremo. Comunque, di cosa parla? Tenendo in considerazione il fatto che la trilogia di Tron si è conclusa, siamo 10 anni dopo, la storia non è canonica, quindi non sono spoiler sul canon né sui personaggi, fa parte delle Legends, quindi è una specie di bellissima avventura mai successa. Però questo qui è meno interessante della trilogia di Tron, però parte con questa situazione in cui abbiamo i nostri protagonisti, quelli che sono stati protagonisti anche della trilogia di Tron, quindi insieme a Luke, Han e Leia e Lando e Wedge, che è un personaggio molto presente in questi romanzi, abbiamo anche Mara Jade e Talon Card, ma ci vengono nominati tanti altri personaggi che hanno dei piccoli spazi, comunque anche tutti per loro, come Shada Dukal, come Corran Horn, insomma personaggi che non erano presenti nella trilogia di Tron, che erano probabilmente presenti in altri romanzi non canonici usciti dopo o contemporaneamente. Romanzi che non ho intenzione di recuperare, però penso che ai tempi sia stato veramente affascinante vedere uscire questi romanzi e poterli recuperare uno a uno per ampliare questo mondo, che è sempre diventato talmente ampio, con ogni autore che presentava la sua visione delle cose che iniziavano magari a contraddirsi, a non suonare poi così giuste, che a un certo punto si è fatta la divisione tra quello che è Legends e quello che invece è canonico. Però ai tempi deve essere stato bellissimo perché cercavano di dare una continuità, di mettere gli eventi anche su una linea del tempo, come ho visto quando ho letto i fumetti della trilogia di Tron, e tutti questi personaggi nuovi in qualche modo si collegano. Quindi mi sono incuriosita trovando nomi che non conoscevo tra queste pagine. Non andrò a cercarmi altro su di loro a livello di altri romanzi da leggere e non è stato problematico trovarli e non sapere chi fossero. A parte questo, le vicende iniziano in un momento critico per l'impero, perché sì, sono passati 10 anni dalla fine della trilogia di Tron, eppure l'impero è ancora in circolazione, ma le loro forze sono ridotte al minimo e i territori gli vengono sempre tolti man mano, non è più in corso una vera e propria guerra con la Repubblica, con la nuova Repubblica, insomma l'impero sta andando verso una sconfitta e a comandarlo come suo comandante supremo c'è Pelleon, che era il secondo in comando di Tron, un po' il suo discepolo, perché era sempre al fianco di Tron. L'ammiraglio Pelleon, se non sbaglio, qui comunque viene proprio detto che è il comandante supremo delle forze imperiali. E Pelleon, all'inizio, proprio alle primissime pagine di questo romanzo, prende una sofferta decisione che poi, argomentando, fa accettare a tutti i Moff e a tutti gli altri che hanno gradi alti che possono prendere decisioni per l'impero, mettendo tutti d'accordo che purtroppo non c'è altro da fare, ovvero decide di arrendersi, di negoziare una pace con la nuova Repubblica, mandando un messaggio indirizzato al senatore Bela Iblis, così che possano incontrarsi e parlarne. In questo modo la guerra si fermerebbe, l'impero manterrebbe quei pochi territori che ancora ha e che vogliono restare sotto l'impero,
e poi si vedrà, ma almeno non andranno incontro più alla sconfitta totale. Una situazione che sicuramente sarebbe stata... non si sarebbe nemmeno rischiata con Tron, ma non c'è più Tron al comando dell'impero, c'è Pelleon, a cui è rimasto quest'arduo compito. Quindi Pelleon inizia questo viaggio per mandare questo messaggio indirizzato a Bella Iblis e per aspettarlo nel punto stabilito, dopo aver messo d'accordo tutti i Moff che quella è la decisione giusta. Peccato che alle sue spalle venga organizzato qualcos'altro di segreto, perché si forma questo triumvirato tra un Moff, che se non sbaglio è il Moff Disra, che non so se è un personaggio poi anche canonico o se esiste soltanto nelle Legends, un personaggio che ho trovato molto antipatico e che nella lettura io immaginavo come il Moff Gideon, ma giusto così, e, un triumvirato dove abbiamo lui, quest'altro personaggio molto interessante che è uno stratega, e cui non voglio entrare nei dettagli di chi sia questo personaggio, ma l'ho trovato molto affascinante, che è Tears, e poi un terzo figuro grazie a cui è possibile tutto questo, un personaggio che andrà a impersonare Tron, facendo credere a chi di dovere che Tron ci sia ancora e che stia ancora muovendo i fili dell'impero. Questo triumvirato si muove proprio alle spalle di Pelleon e rivela la presenza di questa persona, di questo Tron, sembrerebbe, lo rivela solo a chi viene scelto debba saperlo per motivi proprio strategici. Il tutto mentre Pelleon non sa nulla e se ne va a cercare di mettersi in contatto con Bella Iblis, cercare, perché in realtà il triumvirato agisce alle sue spalle proprio per impedirglielo anche. In tutto ciò i nostri protagonisti hanno a che fare con i soliti casini della Nuova Repubblica, che adesso sotto di sé ha tantissimi sistemi che però non vanno d'accordo tra loro, perché ci sono vecchi dissapori mai sanati. Peccato che i due pianeti che si odiano, ne parlo in modo molto generico, facciano entrambi parte della Nuova Repubblica e la Nuova Repubblica non vuole vedere guerre. Quindi ci sono tutti questi casini un po' da sistemare, di cui non solo si occuperà proprio Leia, ma si occuperanno anche Luke e Han, per quanto potranno. Ma c'è un grande problema che emerge, perché si scopre che in passato è stato distrutto un pianeta, o comunque è stato attaccato su larga scala un pianeta che era Camas, e anche qui non so cosa sia successo di preciso, perché sono sempre fatti che fanno parte delle Legends, immagino, e non so neanche dove sarebbero le informazioni, a parte su Wikipedia e Javapedia, però insomma non sono fatti che io ho letto, ma in passato, moltissimo tempo prima, c'era stata questa distruzione di Camas e si scopre che i Botan sono coinvolti. Mannaggia a loro, Botan maledetti. Questo porta a una specie di rivolta, anche della quale l'impero si servirà, dove tutti inizieranno a odiare i Botan e tutti inizieranno a pretendere che per quei pochi Botan che tanto tempo prima hanno contribuito alla distruzione di Camas paghi l'intero pianeta, perché non si sa chi sia stato di preciso dei Botan a contribuire alla distruzione di Camas. E per scoprirlo bisognerebbe riuscire ad accedere a dei documenti che la Nuova Repubblica non ha e che deve capire come trovare. E quindi ci sono questi casini da sedare. In più, un'altra cosa che si scopre, perché purtroppo questo documento che parla del coinvolgimento dei Botan nella distruzione di Camas diventa pubblico perché non si riesce a fermare questa fuga di informazioni, ma nel momento in cui si scopre di questo documento si scopre anche di qualcos'altro, qualcosa di misterioso che risponde al nome di La Mano di Tron, e quindi bisogna capire un po' cosa sia questa mano, se è un'arma, se è una persona che possa succedere a Tron, se sia una strategia di vittoria che è valida anche in una situazione disperata. Non si sa cosa sia questa mano di Tron, che però inizia a far preoccupare la Nuova Repubblica, che viene a sapere che dovrebbe esistere una cosa del genere, qualsiasi cosa possa essere. Questo proprio mentre nasce il triumvirato di cui vi parlavo prima. Quindi poi
la Nuova Repubblica scopre che forse Tron è tornato. Come se non bastasse, i protagonisti incontrano in un paio di occasioni queste navette che sembrano dei TIE imperiali, ma che sono chiaramente modificate, sono chiaramente delle navette aliene di misteriosa provenienza che mandano un messaggio non in basic, quindi non capiscono il contenuto di questo messaggio, ma il messaggio contiene il nome completo di Tron, che pochi conoscono. E allora parte proprio un inseguimento di queste navette, e niente, è tutto molto affascinante, anche se meno della trilogia di Tron. Come vi dicevo, purtroppo il secondo romanzo è proprio lungo, quindi ci sto mettendo tantissimo a leggerlo, però in realtà è davvero interessante quello che succede qui, e poi è bellissimo il modo in cui Timothy Zahn racconta questi eventi, perché se siamo in un posto, lui te lo descrive, cioè pianeti, lui va a descriverti come sono, e quindi tu vedi questi, riesci a immaginarti questi paesaggi, e poi quando i protagonisti hanno a che fare con degli altri personaggi che non sono umani, lui ci racconta le loro reazioni, che non sono come nel nostro caso, sbianca, sgrana gli occhi, arrossisce, ma sono magari il pelo che assume un aspetto un po' diverso e significa questo, i cosetti sotto il mento che si muovono in un certo modo. Insomma, questo sempre lo fa Timothy Zahn nei suoi romanzi ed è veramente affascinante, ma a parte ciò, i protagonisti in questo romanzo si dividono in piccoli gruppi e vanno tutti a fare delle missioni potenzialmente mortali. Ora, io non mi aspetto che muoia nessuno, soprattutto tra i protagonisti, tra i personaggi principali della saga, però bisogna capire cosa succede, perché la tensione è tanta. Cioè, abbiamo Anne che va in missione con Lando, e sembrerebbe una missione mortale. Abbiamo Leia che va in missione con Ghent, e lei pensa che sia una missione mortale, forse quella, però sapendo dove va, da chi è diretta, insomma noi sappiamo che forse a lei potrebbe anche andare bene, io non vedo l'ora di leggere quella parte, ma in realtà tutto mi incuriosisce. Poi abbiamo Luke con Mara Jade, e anche qui rischiano grossissimo, forse stanno un po' iniziando a parlare di sentimenti, boh, vedremo. Abbiamo Talon Card che è in missione con Shada Dukal, e anche qui si parla del fatto che dovranno avere a che fare con un personaggio davvero pericoloso. Vedremo se loro ne escono vivi. Vabbè. E abbiamo Wedge Antilles con Coran Horn, che è in missione per Bel Iblis, e anche lui rischia perché va a fare una roba pericolosissima. Oh, capito, 5 missioni che si alternano, magari 2 capitoli per una, 2 capitoli per l'altra, man mano vanno avanti alternandosi in questo modo, quindi un po' spezza il mio interesse, perché wow, bello, vediamo che succede, il capitolo successivo ci porta ad altri personaggi, vabbè. Poi dall'altra parte abbiamo anche questo triumvirato, quindi seguiamo il Moff Disra, anche se meno, perché vediamo più che altro i protagonisti della Nuova Repubblica, e abbiamo anche Pelleon. Quindi è tantissima, tantissima roba. Vi darò il mio parere finale chiaramente quando l'avrò letto tutto, però comunque mi sta piacendo. L'unica cosa, non sono del tutto soddisfatta, perché avrei voluto finirlo già questo mese, metterlo da parte e leggere qualcos'altro di Star Wars a aprile, ma vabbè, mi dedicherò a questo. Ok, adesso passiamo agli acquisti. So che aspettavate questo momento, ma se mi avete dato retta mentre vi parlavo anche di Star Wars, vi ringrazio. Partiamo dai manhwa, così poi ci restano soltanto i manga e dedichiamo il resto del video a quelli. È uscito il terzo volume di Rose e Champagne. Rose e Champagne, opera originale di Zig, disegni di Tung Gae, edito Magic Press al prezzo di 14,90, un po' più sottile rispetto ai precedenti, che erano belli consistenti. Il titolo io l'ho sempre pronunciato in modo sbagliato, e me ne sono resa conto di recente, perché in inglese è Roses and Champagne, quindi roses, rose al plurale. E io ho sempre detto rose e champagne, invece è rose, è in italiano, vabbè. Ok, Rose e Champagne. Questa storia d'amore molto complicata, dove abbiamo un avvocato
mezzo russo, mezzo coreano, che se ne va in Russia per risolvere delle questioni e che incontra lo zar, questo tipo pericolosissimo che è una specie di capomafia e che prende una fissa per lui, che deve per forza conquistarlo. Questo volume è stato davvero interessante perché succedono robe, colpi di scena, casini, il protagonista si ritrova invischiato in questioni da cui spero riesca a togliersi senza troppi problemi, però i casini sono proprio tanti. I casini sono tanti, la storia è sempre molto bella e poi vabbè è bello che il protagonista in realtà ha un carattere forte, quindi non è che ha paura dello zar, cioè in certi momenti sì perché si rende conto di cosa è capace di fare questo, però di base gli tiene testa. Certo non mi ricordavo dove ci eravamo fermati con il volume precedente, ovvero in un punto molto particolare che qui riprende subito appena apriamo la prima pagina e io sono rimasta spiazzata da quello che succede e in realtà io di BL espliciti ne leggo, ne ho letti, però secondo me qui siamo andati proprio sull'esagerato. Qui veramente io sono rimasta abbastanza spiazzata da quello che stavo vedendo, tant'è che il protagonista a un certo punto dice lo sapevo, Caesar non è umano. E vabbè, che è un po' un pensiero che ho fatto anch'io perché, ma comunque, un bel volume. Il prossimo teoricamente sarà l'ultimo, il quarto. In realtà ci sono anche degli extra, forse altri 3 volumi. Vabbè, stiamo a vedere, non so bene di cosa si tratta, ma quando la storia ci è stata presentata si parlava di 4 volumi completa, quindi insomma, aspettiamo il prossimo volume, poi tireremo le somme. Terzo volume anche per Cherry Blossoms After Winter, sempre 14,90, sempre edito Magic Press, scritto e disegnato da Bam Wo. E questa storia è molto carina, dove abbiamo questi ragazzi che sono amici d'infanzia, dopo fanno tanti anni a non andare più d'accordo, a non parlarsi più, nel momento in cui il protagonista perde i genitori e viene praticamente adottato dalla mamma dell'altro, però qui insomma ormai sono tornati ad andare d'accordo, anzi d'accordissimo. C'è anche lui che è un personaggio che mi piace veramente tanto e in questo caso siamo all'università perché abbiamo un primo arco narrativo che li vede al liceo, poi quello dell'università e in questo volume succedono delle cose che ho apprezzato proprio tanto. Con questo volume l'arco narrativo ambientato all'università non è ancora terminato, però immagino che ormai manchi poco e poi li vedremo anche nel mondo del lavoro. Ora, in questo caso, anche qui la storia è già completa, forse siamo sugli 8 volumi, ma potrei ricordarmi male. Vabbè, comunque continua a piacermi, anche questo come rose e champagne presenta il bollino senza censure, ma i volumi per ora non sono impacchettati e quando invece inizieranno a essere impacchettati capiremo che c'è del contenuto esplicito, capiremo che il momento è arrivato, ma a prescindere da tutto è proprio una storia tenerina e adoro questi due e quindi non vedo l'ora che esca il prossimo, così me lo leggo. Volume 2 per Our Sunny Days, Magic Press, 14,90 € di Jong Sok-chan, una storia molto carina dove abbiamo un soldato, padre single di questa bimba che si trasferisce in un paesino di campagna dove incontra questo ragazzo più grande che, con cui all'inizio non va d'accordo ma che poi lo prende presto sotto la sua ala. E anche se lui, questo capo villaggio effettivamente, è un po' burbero, in realtà è timidino e boh, è bello, è tutto molto bello. La bimba è sempre carinissima ed è proprio bello il fatto che nel primo volume avevamo quasi solo un'introduzione alla storia, mentre qui si è già visto un bello sviluppo per loro due, per il loro rapporto e sono quasi una famiglia già. Sono quasi una famiglia, una famigliola, che carini, bello bello.
Questa invece comunque è una storia in corso, quindi non si sa quanti volumi saranno. Ok, passiamo ai manga. Ed è uscito il quinto volume di Fatti odiare, Kiraide Isasete, edito Star Comics, costa 6,90 €, bellissimo. Questo è un BL Omegaverse dove abbiamo una famiglia, perché lui è il protagonista, ormai sono diventati una famiglia e ci sono i bimbi. Ed è un volume che ho apprezzato particolarmente, anche se l'attesa tra uno e l'altro è veramente tanta, perché siamo in pari con il Giappone. Però non importa, è proprio una serie che vale la pena di seguire, di aspettare, che prima o poi rileggerò dall'inizio. Ero già tentata anche questa volta, ma vabbè, bellissimo. È un Omegaverse che però si incentra molto proprio sulla famiglia, anche su questi bimbi, e in questo caso vediamo il rapporto tra il secondo figlio e l'ultimo arrivato, che è un rapporto un po' difficile, un po' di gelosia, finché non abbiamo una svolta, sono carinissimi. E poi soprattutto abbiamo la figlia più grande che ha scoperto da poco qual è il suo genere secondario, e questo si vede anche per quanto riguarda i suoi compagni di classe, e quindi la storia si incentra un pochettino anche su di lei. Boh, io ho apprezzato tantissimo questa parte, che va un po' a mostrarci anche il pregiudizio e a combatterlo. Vediamo anche i professori, che sono un po' la coppia secondaria, anche se hanno pochissimo spazio, perché ci si concentra proprio sulla famiglia, in realtà. Bello, veramente bello. Poi ogni volume, diciamo che di solito, tranne in un caso, non sono volumi che lasciano in sospeso la storia, che ti fanno dire no, devo avere subito il prossimo e sapere come si chiude questa questione. No, i volumi spesso si incentrano su una questione che poi chiudono, quindi l'attesa non è così straziante. Lo è comunque perché è bellissimo. Però diciamo che a parte il secondo o il terzo volume che ci lasciava un po' in sospeso, di solito questa cosa non c'è. Un bellissimo volume. L'ho apprezzato tanto ed è una serie che consiglio tantissimo. Mi sono finalmente decisa a fare un recupero che volevo fare da un po', di una serie che tra poco terminerà, ma non sappiamo, credo, la data di uscita dell'ultimo volume per il momento. Comunque sia, manca poco e quindi ho detto facciamo questo recupero. Stiamo parlando di Principesse Imperfette. Questo è un Girls Love, costava 6,90 € a volume, edito Ishii Publishing, scritto e disegnato da Aji Ichi. Ho recuperato i volumi 1, 2, 3 e 4. Il quinto ce l'ho già che mi aspetta in casella, però per questo mese ho detto basta, fermiamoci un attimo e me lo recupero poi. Il sesto dovrebbe essere l'ultimo e poi forse ci sarà un volume extra, perché ho visto che in Giappone sono tipo 6 volumi più 1. Vabbè, comunque intanto aspetto l'uscita anche di questo sesto volume e poi vedremo se uscirà da noi anche l'extra e di cosa si tratta. Peccato che il quarto volume mi sia arrivato con la copertina piegata male e la costina spostata in questo modo fastidioso. Ciò significa che se mi decido mi metto e la ripiego un po' meglio io e lo sistemo, però vabbè, non mi piace moltissimo dover fare sta roba, boh, magari lo lascio così alla fine. Non lo so, vedremo. Comunque questi 4 volumi li ho letti, è una storia proprio carina, dove abbiamo 2 ragazze che sono nella stessa classe, alle superiori. C'è lei a cui interessa a tutti i costi essere la più carina di tutte, e poi c'è lei che è sempre un po' sulle sue, che è nerd e che è sciatta, quindi l'altra ragazza si accorge proprio che lei è sciatta, le dà fastidio questo e non la capisce per niente. Sono 2 ragazze proprio agli opposti. Se non fosse che la ragazza carina viene tradita, lasciata malamente, e a consolarla, anziché a prenderla in giro, c'è soltanto l'altra, sorprendendola e insomma facendole capire che è una brava persona, che l'aspetto non è tutto, vorrei dire, ma in realtà almeno i primi 2 volumi si basano tantissimo sul fatto che, ok, queste 2 grazie a questo diventano amiche e lei decide che trasformerà l'altra e la farà diventare carina.
e a tutti i costi, anche se l'altra non vuole. Quindi molto si basa sull'aspetto, sulla cura, su questo tema qui. I sentimenti subentrano molto lentamente, una storia molto leggera, tenera, non nel senso di romantica, di che cosa carina, però è una cosa carina comunque ed è molto, molto leggera. E appunto questi primi 2 volumi, già qui dalla copertina vedete che ha avuto un cambiamento l'altra ragazza, nell'aspetto proprio. Vediamo appunto questo, almeno per i primi 2 volumi, mentre poi iniziano a subentrare un po' dei sentimenti che non si riescono del tutto a capire, gelosie da parte di un altro personaggio, e forse proprio dopo il 3° volume, quindi dal 4° in poi, quindi nella seconda metà della serie, mi viene da dire, si lascia un po' da parte il tema del cambiamento dell'aspetto fisico, della cura per migliorarsi, eccetera, e ci si incentra un po' di più sui sentimenti, e non sto intendendo i sentimenti romantici tra questi due, ma in generale i sentimenti di questo gruppo di amiche che va a formarsi, tra cui abbiamo anche loro, loro due, e il modo in cui gestiscono i rapporti, il modo in cui si sentono. Secondo me assume una profondità diversa da questo volume in poi, almeno. E devo dire che anche ciò che mi faceva pensare male rispetto a come sarebbero andate le cose, che un po' mi infastidiva, nel senso che ho notato uno sviluppo che ho detto no, per favore no, e invece sì. In realtà mi è piaciuto molto come è stato gestito. Quindi sì, è stata una lettura molto molto carina. Adesso mi aspetto molto di più per quanto riguarda i sentimenti, però vedremo quando recupererò il quinto e quando uscirà il sesto. Tireremo le somme e vi dirò alla fine se lo consiglio o no. Ma per il momento vi posso dire una lettura carina, leggera, è un girls love, se cercate qualcosa di questo tipo, ma potrebbe piacervi un casino, quindi io comunque l'ho apprezzato molto. È uscito il volume 9 di The Dangers in My Heart, volume edito J-Pop al prezzo di 6,50 di Norio Sakurai. Una storia, uno shonen romantico scolastico, una commedia che a me piace tantissimo, che io trovo veramente tenerissima. Tenerissima. E io so, dato che uno di voi mi ha fatto uno spoiler nei commenti sotto a uno degli ultimi video in cui ho parlato di The Dangers in My Heart, so che a questo punto siamo oltre la seconda stagione dell'anime, perché qualcuno di voi mi ha detto ah, succede quella cosa lì, poi finisce, quindi basta. E in realtà la storia qua va avanti, va oltre quella cosa lì, e tra l'altro il manga è ancora in corso. Se non ricordo male ci sarà anche un film successivo all'anime che andrà a raccontare qualcos'altro, però comunque il manga è ancora in corso e a me sta piacendo tantissimo, tantissimo. E tra l'altro vi mostro la prima pagina. Abbiamo Yamada con i capelli biondi. Come mai? Vabbè, comunque quello che succede qua, cioè siamo in un punto proprio bello della storia, proprio bellissimo, ma già c'eravamo con il finale del volume precedente, però questo volume mi è piaciuto un casino, ma come sempre è proprio una serie che io aspetto con ansia e che mi piace, mi continua a piacere tantissimo. È proprio quella lettura divertente, ma anche tenera, tenera, tenera. Adorato questo volume, ve la consiglio tantissimo. L'ultimo BL che vi mostro oggi, ma non l'ultimo manga che vi mostro oggi, è 52 Hz Resonance, o la vibrazione a 52 Hz, perché a seconda del sito dove si va a cercarlo, io ricordo che ho fatto fatica a trovarlo dal fornitore in fumetteria, forse bisognava cercarlo col nome italiano, forse no, non so come mai si sia fatta un po' di confusione, si siano presentati, almeno online, 2 nomi. Vabbè, comunque, 52 HZ Resonance, edito Dinit, costa 12,90 perché è un volumone, è il solito prezzo della Dinit che fa questi formati grandi, senza sovraccoperta, senza pagine a colori, però belli grossi. E questo è un Omegaverse, tra l'altro ha dei dettagli lucidi la copertina che però è opaca con dei dettagli lucidi, molto molto carino. E mi è piaciuto molto questo, che è un volume unico,
Racconta di questo protagonista che fa l'insegnante in una scuola superiore. È un Omegaverse che però ci racconta questo mondo in un modo diverso, nel senso, come ogni Omegaverse, o almeno come molti Omegaverse, ogni autrice, ogni autore, in questo caso Dento Ayane, l'autrice di The Cat Proposed, che è inedito da noi, ma io l'ho già letto e ve ne ho parlato ma tanti anni fa, ma solo in un video acquisti. Insomma, Dento Ayane ci presenta l'Omegaverse dal punto di vista di un protagonista che è un Omega, ma che vuole a tutti i costi mantenere il controllo, come ha il controllo di ogni aspetto della sua vita. Segue una routine giornaliera che gli fa sentire di avere il controllo, non so neanche come dirlo. Peccato che la sua condizione, la sua natura di Omega implica che delle volte il controllo non ce l'ha. Prova a averlo tramite gli inibitori, però ci sono comunque questi momenti in cui non risponde del modo in cui il suo corpo reagisce e lui non vorrebbe avere una reazione, vorrebbe restare da solo. E questo ci viene raccontato attraverso proprio l'immagine della balena a 52 Hz, perché di solito le balene, leggo, emettono dei suoni a frequenze particolari per comunicare tra loro. Non era mai stata osservata nessun'altra balena che cantasse sulla stessa frequenza. Si trattava di un esemplare unico al mondo e probabilmente nessun altro cetaceo era in grado di percepire la sua voce. E il protagonista vorrebbe essere come questa balena per avere sempre il controllo, restarsene da solo, tranquillo per i fatti suoi, ma è un Omega e quando incontra lui reagisce in modi che non vorrebbe. E quindi è molto interessante questo. Vediamo anche lui che deve prendersi cura di alcuni studenti appunto Omega in certe situazioni particolari. Bello, veramente bello. Bello anche il modo in cui viene rappresentato questo, cioè lui che porta via uno studente che sta male, in sostanza, vabbè, proprio bello. E l'altro ragazzo chi è? Lui lavora per un'agenzia di viaggi. Il protagonista lo incontra proprio perché sta organizzando una gita per la sua classe, ma loro si conoscevano già dai tempi delle superiori e quindi si incontrano di nuovo in questo modo improvviso e vediamo cosa succede. Però ho apprezzato tanto il modo in cui viene raccontata la loro storia, mi sono piaciuti molto loro due, quindi non uno dei miei BL preferiti, però se consideriamo solo gli Omegaverse, dopo Fatti odiare, insomma, non è che io sia questa mega appassionata degli Omegaverse, però l'ho trovato particolare, l'ho trovato molto molto bello. E niente, quindi sono contentissima di questa lettura e ho apprezzato molto il fatto che sì, la Dinit ci ha portato un Omegaverse che forse si sta un po' diffondendo come genere, l'interesse per questo sottogenere, però un Omegaverse abbastanza particolare, come vi dicevo. Non mi so spiegare benissimo, ma spero si sia capito cosa intendo. L'ultimo acquisto che ho da mostrarvi, che è stato anche l'ultimo volume che ho letto, quindi ve ne parlo perché ho le mie opinioni fresche, è Promise Cinderella numero 10. Edito Star Comics, costava 6,50. Lo so, sono indietro perché è già uscito l'11, infatti ce l'ho nella mia casella e adesso sta per uscire il 12. E in totale, vabbè, non mi ricordo mai quanti volumi sono in totale, per non sbagliare facciamo che non lo dico, ma in realtà siamo quasi al finale. E quindi sembrerebbe che adesso la pubblicazione sia diventata mensile. Magari mi sbaglio, insomma io non ci sto dietro tantissimo, ma semplicemente perché quando è uscito proprio questo volume 10, se non sbaglio, oppure il 9, insomma, quando è uscito una mia amica voleva recuperarlo e in fumetteria Comics Addiction, dove lavoro, ce n'era solo uno, che era il mio. Ma io ce l'avevo in casella e avevo 1000 altre robe che volevo acquistare e gli ho detto guarda, ti do la mia copia, io me lo riordino, quando arriva, tanto non lo comprerei subito e quindi così ho fatto. Peccato che dal nostro fornitore è andato esaurito e io ho dovuto aspettare qualche settimana e da allora diciamo che non sono più stata in pari con l'uscita di Promise Cinderella, che però ho messo in casella, almeno così
quando esce un volume mi arriva, non rischio di dover aspettare che torni disponibile nel caso in cui non me lo ordino subito e appunto va momentaneamente esaurito. Quindi quando esce il nuovo volume io ce l'ho da parte, solo che adesso se ne ho uno a casa non mi compro anche l'altro se non l'ho letto, oppure ne ho appena letto uno, adesso leggo altro, non mi compro subito il successivo, vabbè, sto seguendo troppa roba, ma lo sapete. Insomma, sto un po' gestendo così il mio recupero di Promise Cinderella, ma questo volume, raga, quanto è bello! Quanto è bello questo volume! Intanto abbiamo una riflessione della protagonista e non vi ho detto che è scritto e disegnato da Oreko Tachibana, stessa autrice o autore, ho il dubbio, di Firefly Wedding, che è un'uscita più recente, insomma, che è in corso e che sta uscendo adesso come novità, di cui vi parlerò in futuro, perché in realtà il primo volume non ve l'ho mostrato mai, ma perché io l'ho letto, perché me l'ha prestato una cliente che l'ha comprato e sapendo che io non l'avrei preso subito, ci ha tenuto a prestarmelo, io la adoro e l'ho anche ringraziata tanto. Quindi io Firefly Wedding, il primo volume l'ho già letto, ma non ve ne ho ancora parlato e aspetto a farlo anche perché un'altra cliente mia amica, anche lei l'ha già comprato, ma ha deciso di non andare avanti e probabilmente lo rivenderà a me. Quindi non mi sono affrettata a recuperarlo perché avevo altre cose da comprare e poi mi è stato praticamente promesso il volume e non ho fretta e aspetto questa mia amica, insomma, e quindi vedrete anche Firefly Wedding su questo canale, ma non ancora. Però avete già capito che il primo l'ho letto e che voglio andare avanti con la serie, quindi già qualcosa questo vi dice. Ma torniamo a noi. Abbiamo una riflessione della protagonista, ormai prova dei sentimenti per lui, ma lui va alle superiori e lei è una donna adulta con un divorzio alle spalle. E quindi in questo volume vediamo proprio una sua riflessione perché questa differenza d'età inizia a pesarle, cioè lei inizia a capire che qualcun altro magari sarebbe più adatto a lui, mentre prima non si faceva il pensiero perché non provava ancora niente o non accettava di provare qualcosa per lui. Quindi ora si è un po' trovata in una situazione diversa e si rende conto che però, cavolo, c'è una bella differenza tra di loro e questo potrebbe essere un problema per tanti motivi. Purtroppo abbiamo un personaggio rompiballe che rompe le balle, ma almeno siamo passati da quel primo arco narrativo in cui il personaggio che interferiva era proprio pericoloso a un personaggio che è un idiota. Un idiota. Un po' come Issei, come lui è il ricco viziato che pensa che il mondo va in un certo modo, ma non ne sa assolutamente nulla, solo che la sua versione adulta è peggiorata, mentre Issei sta già decisamente maturando, ma da qualche volume. E quindi c'è questo personaggio proprio idiota che dà fastidio per motivi suoi, però fino a un certo punto. Fino a un certo punto. E questo volume va in una direzione che non mi aspettavo, quindi bellissimo, veramente bellissimo e niente. Ci sono delle parti che mi hanno veramente sorpresa e delle parti che mi hanno proprio fatta ridere, cioè tipo questa, cioè l'idiota che cerca di fare la morale ai sei e lui improvvisamente ha sulle cuffie, cioè nelle vignette prima no, qui improvvisamente lui sta cercando di fargli la morale, Issei ha sulle cuffie per non ascoltarlo, vabbè, ma questi sono un dettaglio, niente, l'ho amato questo volume, l'ho amato e quindi è molto probabile che l'11° che vi dicevo ce l'ho in casella, me lo recupero subito, questo l'ho appena comprato, l'ho appena letto e voglio subito l'11 e voglio subito andare avanti con questa lettura. E questo è tutto per il video di oggi, grazie per avermi sopportato fino a qui e spero di avervi fatto compagnia, di avervi incuriosito un po', dato degli spunti per i vostri prossimi recuperi, perché vi ho parlato di cose che mi sono piaciute, solo di cose che mi sono piaciute questo mese. Ma se avete già letto qualcosa di
queste opere, senza spoiler, sapete fin dove sono arrivata, avete visto i volumi, ve ne ho parlato, parliamone nei commenti. Insomma, ditemi un po' cosa ne pensate anche voi. Ringrazio gli abbonati che mi sostengono, grazie davvero, ma ringrazio in generale tutti gli iscritti. Vi lascio accanto a me un video da vedere in attesa dei miei prossimi contenuti, lo sapete io pubblico di martedì alle 15 anche se non proprio tutte le settimane, ma detto ciò vi saluto e vi do appuntamento sempre qui ad un prossimo video.